Funko Fusion è il nuovo videogioco di Tenten Games dedicato all'universo dei Funko Pop, le amate statuine con le testoline giganti. Si tratta in parole povere di un action shooter in terza persona condito con qualche puzzle ambientale qua e là, ambientato in alcuni dei mondi della cultura pop e non solo più famosi di sempre. Da Ritorno al futuro a He-Man, da Jurassic Park ad Umbrella Academy, da Scott Pilgrim a Hot Fuzz e tanti altri. Sulla carta è quindi un'idea carinissima e con un potenziale immenso fondato sul fanservice. Ma il gioco sarà davvero così figo? Beh, seguite il vostro The Prince e scopriamolo insieme. Ed eccoci qui al menu, ragazzi. Il gioco è uscito da poco, però io ho aspettato un pochino prima di portarvelo perché nella mia primissima partita c'erano dei bug anche, diciamo così, non proprio leggeri. Però andiamo a fare nuova partita perché così ce lo guardiamo insieme e vi spiego un pochettino le dinamiche di questo gioco che fin da subito ci mette a scelta tra uno dei 7 primi mondi di gioco, praticamente dei vari universi di cui vi parlavo già nell'introduzione. Come vedete il primo è quello di Jurassic World e per ogni mondo abbiamo a disposizione 4 personaggi. Tra l'altro, ragazzi, sono carinissimi, sono proprio come quelli originali, Funko Pop originali che trovate in negozio, no? Addirittura Umbrella Academy, una serie TV che io personalmente ho adorato tantissimo, c'è anche quello sfiziosissimo di Klaus, poi c'è Diego, Allison, un numero 5, poi c'è la saga di He-Man che va dal principe Adam fino a Tila Orco Man at Arms. Ragazzi, vi faccio una carrellata perché non è che voglio perderci troppo tempo. Siamo passati per Hot Fuzz, qui c'è The Thing, la cosa, e Battlestar Galactica. Ragazzi, questi sono i 7 mondi di default, ok? Poi probabilmente ne verranno aggiunti altri perché, come potete ben immaginare, è un videogioco che si apre a possibilità sterminate, cioè abbraccia tutto l'universo dei Funko Pop che a sua volta ingloba tutta la cultura appunto pop, scusate il gioco di parole, e quindi potete ben immaginare che possono tirare fuori l'impossibile. Come vedete abbiamo già detto che per ogni universo ce ne sono 4 e poi accanto ci sono 3 slot vuoti perché sono dei personaggi aggiuntivi che andremo poi a sbloccare giocando, quindi man mano. Ad ogni modo ci tocca, tanto per cominciare, scegliere un mondo e siccome vi ho detto che sono particolarmente legato sia ad Umbrella Academy ma anche a He-Man, sono i miei 2 preferiti, io andrei a scegliere Umbrella Academy perché nella mia partita iniziale avevo scelto He-Man, quindi adesso magari andiamo a iniziare con uno qualsiasi di questi, magari prendiamo proprio Klaus, tanto poi una volta scelto il mondo possiamo intercambiare arbitrariamente il personaggio di quel mondo, quindi passare da Klaus al numero 5, ad Allison, a Diego, come vogliamo noi. Ed eccoci qui, ragazzi, già gamepad alla mano. Come vedete il nostro Klaus è pucciosissimo, testonissimo, e ha questo laser che spara. Poi ovviamente ci sono sia gli attacchi ravvicinati che gli attacchi a distanza, super mosse, capriole, insomma ogni personaggio è caratterizzato abbastanza bene da questo punto di vista e questo diciamo che è una specie di hub principale, l'hub principale di Umbrella Academy. Ogni mondo ha il suo hub principale caratterizzato davvero da Dio in maniera molto sfiziosa. Quindi qui abbiamo la sua ambientazione, come vedete possiamo anche sparare, attaccare degli oggetti che ci rilasciano delle gemmine che vedete in alto si vanno ad accumulare e che ci permetteranno poi di comprare o sbloccare diverse cosine. Per esempio qui nella scatolina di questa qua non c'è niente, però se andiamo da questa parte, qui c'è quella di Allison e noi possiamo tenere premuto Y o triangolo, ragazzi, per cambiare personaggio. E come potete vedere, per esempio, Allison ha come attacco c'ha l'ombrello e poi, mentre invece Klaus aveva la capriola, lei tenendo premuto lo stesso tasto attiva uno scudo con l'ombrello per pararsi dagli attacchi nemici. Comunque, ragazzi, il gioco è veramente sfizioso, però andiamoci a vedere questa introduzione. Intanto, partendo con Allison, tanto avremo modo di cambiare personaggio, casomai. E qui sta succedendo già qualcosa. C'è questa volpicina qui intrappolata, andiamo a parlarle. Grazie al cielo sei qui, mi chiamo Foxo. La fabbrica è stata invasa da strane creature viola che mi hanno catturato. Forse puoi sparare ai lucchetti per liberarmi. Ok, quindi andiamo a sparare anche mirando al lucchetto, in questo modo qua. Sono 2, ok. Lui si libera, gli riparliamo. Grazie per avermi salvato, iniziava davvero a puzzare là dentro. Ma non vedo il tuo nome nella mia lista, c'è qualcuno in quella scatola che dovrei conoscere? Perché praticamente Allison non è il personaggio principale, dovremmo evidentemente cambiare con il personaggio principale di Umbrella Academy, che in questo caso è il numero 5, perché poi ovviamente in quello di Man è appunto He-Man, eccetera eccetera. Usa questa scatola per cambiare personaggio.
Puoi anche colpirla per passare velocemente da un personaggio all'altro, esatto, quindi vedete, andando a colpirla possiamo cambiare rapidamente personaggio. Teniamo premuto sempre Y o triangolo per cambiare con il numero 5, che se conoscete la serie appunto vi ricorderete che la sua abilità speciale è anche quella di teletrasportarsi, e infatti anziché le capriole andrà a fare il teletrasporto. Poi come arma melee ha un'ascia e come arma a distanza c'ha questa specie di balestra. Riparliamo con Foxo senza perderci troppo in chiacchiere. Oh, sei tu, che bello rivederti! Aspetta, hai sentito? Oh no, sono tornati! Oh, ci sono dei mostri. Allora ragazzi, come vi ho detto, questa è la parte principale, il prologo, no? Che unirà poi tutte le storie dei vari mondi dei 7 universi Funko Pop. Quindi diciamo che questa parte iniziale, a prescindere dall'universo che sceglierete al principio, sarà uguale per tutti e poi si dipanerà attraverso i vari mondi con i vari personaggi specifici dei vari universi. Intanto meniamo questo sgorbio e vediamo che cosa sta succedendo. Oh cielo, grazie ancora! Prendi una soda per recuperare la salute. Quindi questa cosa qui ci introduce anche i consumabili, la raccogliamo sempre con Y, la equipaggiamo con freccetta su e con X o quadrato la utilizziamo e vedete che ci restituisce la salute che troviamo anche lì in alto a sinistra. Vedete, ci sono i cuoricini, le tacchette sotto e poi quella corona con tutte le barrette intorno è la barra della resistenza, che ci serve per attaccare, per schivare, insomma fare tutte queste cosine qui. Intanto all'insegna della didattica, dell'educazione, possiamo anche riciclare gli oggetti, quindi le bottiglie di plastica eccetera eccetera, e fare questo ci ricompenserà con delle gemmine. Riparliamo di nuovo con Fox. Sembra che avremo bisogno di un fusibile per riparare questo terminale. Ce n'è uno sulla mia cabina ma è troppo in alto, praticamente lì su. Forse quei forzieri contengono qualcosa di utile. Quindi i forzieri si liberano da questa forza malefica e noi raccogliamo praticamente questo oggetto, anche questo qua che praticamente è un conglomerato di gemme, e poi questo oggetto qui dobbiamo andarlo ad inserire in questa craft machine, che praticamente è una macchina che ci permette di mettere insieme delle protoparti per realizzare degli oggetti di vario tipo. Possiamo praticamente craftare diversi oggetti che ci serviranno praticamente per andare avanti. Raccogliamo l'ultima protoparte, la andiamo a inserire nella macchina. Ottimo. E poi da questa parte qua possiamo andare a vedere cosa possiamo craftare. C'è il tappeto elastico che qui al momento dice che è gratis, ma in realtà comunque è gratis dal punto di vista delle gemme, ma servivano comunque le 3 protoparti. E poi se andiamo a destra vediamo che ci sono altri oggetti che potremo craftare in futuro e che sono per il momento bloccati. Ma intanto craftiamo il tappeto elastico, la macchina fa il suo, ce lo sputa così tranquillamente a terra e noi lo possiamo andare a piazzare dove ci pare e piace. Lo piazzeremo accanto allo sportello della security per saltare in alto e andare a recuperare il fusibile. Lo andiamo a mettere ovviamente qui dove manca, attiviamo il pannello di controllo e ci avviamo in quest'altra stanza dove ci aspetta una cutscene. Guardate come sono pucciosi ragazzi i personaggi. Manager. Cagnolino, ragazzi, magari coglierete più riferimenti di me nei vari Funko Pop, perché comunque ce ne sono tanti che nemmeno io conosco. Tra l'altro, nella versione di prova che mi è stata mandata, tra l'altro ringrazio gli sviluppatori e il publisher per avermi dato la possibilità di portarvi questo gioco, mi hanno sbloccato anche dei DLC che comprendono i personaggi addirittura di The Walking Dead, tra altri, però non li ho visti nel menu fino adesso. Sinceramente non so come sbloccarli, magari devo semplicemente andare avanti con il gioco. Allora, Freddy? Che ci dici? Ah, ci picchia, sta succedendo qualcosa di veramente molto strano. Questo plasma viola ha infettato ogni Wonder World, perfino il tuo. La cosa peggiore è che non sappiamo nemmeno da dove viene. E che succede? Oh oh, che roba è? Che cosa sarà, ragazzi? O chi sarà? Questo tizio infetto da plasma viola che sta infettando tutto? Si sta trasformando in qualche modo? E che cosa è diventato? Oh, è una versione malvagia di Freddy praticamente. Dopo tutti questi anni intrappolato tra le crepe nel Wonderwell, sono finalmente libero. Anche se mi ritrovo confinato in questa cosa deforma dagli occhi spenti. Immagino che dovrò darmi un nome. Certo
Certo non sono proprio Freddy, ma sono alquanto malvagio. Forse potrei chiamarmi Eddie. Che originalità. Ottimo, e ora dov'è quella corona? Ok. Lui vuole appropriarsi, vedete, della corona di Freddy. Ma ce l'ha con il povero Foxo. Attenzione! Ha acchiappato Foxo, ragazzi, lo sta contagiando, lo sta spolpando con i suoi poteri malefici. No! L'ha spolpato fino all'osso, letteralmente. Povero Foxo, no! Ma no, era così puccioso. Si incazza Freddy, ragazzi. La madonna. Addirittura è diventato Mazinga qui. Con l'animazione però da Iron Man, il che è bellissimo. Fa volare Eddie, si incazza come una belva. Eddie ne prende a volontà. Lo carica con i suoi turboreattori testata atomica. E... no, ragazzi, gli scippa la corona. Freddy non ci sta, gli si smonta l'armatura. Parte un tira e molla di corona. Schizzano corone da tutte le parti. Attenzione. Si sta consumando anche il povero Freddy. No. Eddie ha preso la corona, ragazzi. Attenzione. Ha inglobato anche ciò che restava del povero Foxo. Un Evil Foxo gigante. È ancora vivo. Freddy è ancora vivo. Fa spuntare delle robe dal pavimento. Ok, qui ci dobbiamo pensare noi, immagino. Spariamo a Foxone qui, a Evil Foxone. Qui abbiamo bisogno, vedete, di 30 corone per attivare questi robini qua. Immagino che forse li droppa il boss, quindi dobbiamo prendere questi cosini, andarli a inserire nel tubo viola lì o quello che è. E li andiamo a inserire, esatto. Ok, no, non è che sono 30 corone, sono 30 schifi per ottenere la corona. Ok, perfetto. Andiamo a consegnare. Quanti ne abbiamo? 25, ok, siamo a buon punto. Spariamo a quest'altro schifo qui. Andiamo a prenderlo. Vedete che c'è anche il teletrasporto in volo. Ok, consegna, forse ce l'abbiamo fatta. Sì, 30 su 30, perfetto. Si è ricraftato Mazinga Z Mecha Freddy. Esce dalla sua scatolina tutto incazzato. È diventato gigante anche lui. Ok, quindi mentre loro si menano allegramente, suppongo io dovrò prendermi cura di questi sgorbi. La salute del boss non si vede, però poco male. Veniamo gli scagnozzissimi. Continuiamo a sparare ai Foxy Eddie. Evil Foxy Eddie. Così. Riparte una cutscene. Sberlone mega galattico fa volare Eddie. Lui torna nella scatola. Eddie diventa Majin Buu praticamente. Ok, se n'è andato. Però il povero Freddy è rimasto così mezzo spolpato. Sembra un ghoul di Fallout. Il cagnolino lo risbatte nella scatola. Ah, e lo mette tipo in una capsula curativa alla Dragon Ball Z. Perfetto. Ok, andiamo a parlare col povero Eddie o quello che ne rimane. Freddy, scusate, sto facendo confusione. Eddie, Freddy. Non preoccuparti, per me è solo un graffio. Ma il povero Foxo, Eddie lo ha trasformato in quel qualsiasi cosa fosse. Se riuscite a farlo Foxo, immagina cosa potrebbe fare con tutto il resto. Ora Eddie ha la corona con cui può corrompere tutti i Wonder World. Mannaggia lui. Comunque la corona ha diviso la sua essenza in tante copie, quindi significa che lui può essere fermato. Devi solo trovare abbastanza corone prima che lo faccia lui. Sbrigati adesso, torna nel tuo mondo e trova quelle corone. Prendi questa chiave e buona fortuna. Perfetto, quindi ragazzi, prendiamo la chiave. Corriamo e teletrasportiamoci perché abbiamo una certa fretta verso questa porta qui. Inseriamo la chiave. Si apre tutto. Qui già possiamo ricambiare il personaggio. Prendiamo per esempio Diego. Così vedete che per esempio, se conoscete appunto l'universo di Umbrella Academy, sapete che Diego lancia i coltelli e ovviamente ha i coltelli. Anche qua lui fa la capriola invece, anche in aria. E qui da Burrito Mamma possiamo avviare la prima missione, la prima vera missione nel mondo di Umbrella Academy
Quindi ragazzi, qui ci fa vedere il nome del primo mondo, che è residenza di caccia, il numero di corone che abbiamo collezionato, il numero di gemme e il numero di collezionabili vari, e vi faccio vedere i primi istanti del mondo della prima missione di Umbrella Academy, così da farvi un'idea su quello che vi e ci aspetta. Che figata colossale! Bene ragazzi, questo è quanto per il momento. Lasciate però che vi dica un'ultima cosa. Il gioco, come avrete visto, è senza dubbio molto carino e anche divertente, soprattutto se siete poi fan dei vari brand o dei Funko Pop in generale, ma personalmente trovo che la realizzazione non sia esattamente delle migliori. Nelle mie circa 5 ore di gioco ho riscontrato poco impegno nelle meccaniche di gameplay, senza menzionare i diversi bug presenti in maniera abbastanza massiccia, ma vabbè, questi ultimi verranno sicuramente corretti con le varie patch, quindi non è quello il punto. Voglio solo sperare che il gioco possa migliorare e arrivare a offrire davvero molto di più, perché poter sfruttare la licenza Funko Pop significa avere potenzialmente tra le mani una miniera d'oro dalle 1000 possibilità. Detto questo, vi ricordo che mi trovate anche in live sulla piattaforma Viola, che trovate in descrizione, insieme a tutti gli altri miei social, e se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella così da non perdere i miei prossimi video. Fatemi sapere quali sono le vostre prime impressioni su questo Funko Fusion e come al solito ovviamente non dimenticate, giocate con passione. Alla prossima!